Come si combatte un'infiammazione? Scopriamolo insieme nel video di oggi. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi ti mostrerò alcuni alimenti antinfiammatori formidabili. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! L'infiammazione cronica è la base della stragrande maggioranza delle patologie che conosciamo al giorno d'oggi. Per evitarla, alcuni dei fattori da cui si potrebbe partire sono una corretta alimentazione, una gestione dello stress ottimale ed una moderata ma regolare attività fisica. La natura per fortuna ci offre come sempre dei rimedi per contrastarla. Nel video di oggi cercherò dunque di mostrare 5 cibi che possono aiutarci a ridurre le infiammazioni. Direi che possiamo partire subito con il primo alimento di oggi. Sto parlando del tè verde. Sì, lo so, mi hai sentito parlare di questa bevanda tante volte, ma ci saranno dei motivi per cui l'ho fatto? I motivi ci sono, infatti il tè verde è una bomba di benessere. Si tratta di un potente antiossidante che contrasta l'ipertensione, ma non solo. Previene l'osteoporosi e protegge il sistema nervoso. Questi però sono solo alcuni dei benefici. Per quanto riguarda l'argomento di oggi, ci interessa sapere che è anche un potente antinfiammatorio. È infatti ricco di catechine, in particolare l'epigallocatechina gallato. Quest'ultima sostanza, contenuta specialmente nel tè matcha, porta con sé una notevole azione antinfiammatoria. Inibisce la produzione di citochine proinfiammatorie, di conseguenza è in grado di spegnere le infiammazioni presenti nel corpo. È in grado perfino di ridurre i sintomi dell'artrite reumatoide. Al secondo posto troviamo un altro alimento che amo e che considero prezioso, lo zenzero. Anche di questo cibo mi hai sentito spesso parlare, specialmente in un contenuto dedicato. Così come il tè verde è noto per possedere un effetto termogenico. Una sua regolare assunzione infatti è indicata per chi ha intenzione di perdere grasso. Anch'esso è ricco di benefici, in particolare dal punto di vista cardiovascolare. Ha notevoli proprietà antitrombotiche grazie al suo contenuto di salicilati. Questi ultimi si trasformano nel corpo in acido salicilico antinfiammatorio che troviamo in un noto farmaco. La sua azione antinfiammatoria è ciò che lo rende un vero e proprio superfood. Lo zenzero infatti è fonte anche dei gingeroli. Queste molecole, responsabili del sapore pungente dello zenzero, inibiscono la cascata, ovvero il rilascio dell'acido arachidonico, che è un acido grasso omega 6. Se ricordi, un rapporto squilibrato tra omega 3 ed omega 6 nel nostro corpo è noto per essere fonte di infiammazione. Un altro composto antinfiammatorio, oltre che antiossidante, presente nello zenzero sono gli shogaoli. Per questi motivi l'assunzione di zenzero è equiparabile ai FANS, i farmaci antinfiammatori non steroidei, come l'ibuprofene, ovviamente senza gli effetti collaterali del farmaco. Al terzo posto troviamo i peperoni. Queste verdure, oltre ad essere squisite, sono davvero benefiche per il nostro organismo. I peperoni, infatti, specialmente quelli gialli, sono ricchi di vitamina C, oltre che di antiossidanti, come quercetina ed altri flavonoidi. Sono fonte anche di licopene ed antocianine, di conseguenza si posizionano comodamente nell'elenco dei migliori cibi antinfiammatori. Particolare menzione è da rivolgere al loro contenuto di acido sinapico ed acido ferulico. Questi elementi sono due potenti antiossidanti, utilizzati anche nel settore cosmetico come anti-age. Si sono rivelati efficaci nel ridurre la ciclossigenasi, enzima coinvolto nei processi infiammatori. I FANS che citavo prima sono utilizzati appunto per inibire l'azione di questo enzima. Per questo motivo una regolare assunzione di peperoni potrebbe risultare antinfiammatoria, al pari dei cibi visti prima. Direi che possiamo andare ad analizzare il penultimo cibo di oggi, il quarto. Sto parlando dei frutti di bosco. Fragole, lamponi, mirtilli e more sono assolutamente parte integrante di questa lista di alimenti. Ricchi di vitamine e polifenoli, sono uno dei frutti più antiossidanti che ci siano. La loro proprietà antiossidante è dovuta principalmente al loro contenuto di antocianine, catturatori dei radicali liberi davvero molto efficaci. Esse portano con sé anche azione antitumorale ed antinfiammatoria, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. Le fragole nello specifico permettono di diminuire i marcatori infiammatori. Tutti i frutti di bosco hanno comunque proprietà antinfiammatorie.
Sono utili per contrastare l'obesità, per migliorare le funzioni cognitive e la vista. I mirtilli in particolare aumentano la produzione di cellule NK, ovvero natural killer. Si tratta di globuli bianchi in grado di uccidere le cellule colpite da virus e tumori. Siamo arrivati al termine. Al quinto ed ultimo posto di oggi troviamo il rosmarino. Pianta aromatica molto utilizzata da noi italiani, è anch'essa ricca di proprietà benefiche. È un potente antibatterico ed antisettico, infatti è spesso consigliato nei periodi più freddi anche sotto forma di olio essenziale. È un efficace deodorante, migliora la salute del fegato ed è prezioso per contrastare dolori muscolari, reumatismi ed artriti. Ha perfino azione ipoglicemizzante, antitumorale e riduce il rischio di degenerazione maculare. La sua proprietà antinfiammatoria è dovuta però al suo contenuto di acido rosmarinico e carnosolo. Questi due composti sarebbero in grado di interagire con i mediatori della cascata proinfiammatoria e del sistema del complemento. Quest'ultimo è un meccanismo che contribuisce a difendere l'organismo dall'attacco di virus, batteri e funghi. L'acido rosmarinico previene inoltre l'ossidazione del colesterolo LDL, mentre il carnosolo attiverebbe la proteina P53, che è un noto soppressore tumorale. Per tutti questi motivi il rosmarino è davvero un ottimo rimedio antinfiammatorio. Potresti preparare un infuso, occorre poco tempo. Basta far bollire l'acqua, versare un cucchiaino di foglie, lasciare in infusione per 10 minuti e poi filtrarlo. È benefico per il nostro intestino, oltre che utile per ridurre le infiammazioni a gola e vie respiratorie. Faccio presente che il consumo regolare di questi 5 alimenti potrebbe però non essere sufficiente per ridurre le infiammazioni presenti nel corpo. Ve ne sono almeno altre 5 che possono esserti di aiuto. Ne ho parlato in questo contenuto che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.